Nestled in the serene hills just above Varese, this stunning property offers an unparalleled retreat surrounded by lush greenery. Picture waking up to breathtaking views with the potential to create a charming B&B or a welcoming inn for hikers and nature lovers. With spacious halls, cozy fireplaces, and terraces perfect for al fresco dining, this estate is more than a property. It's an invitation to create tranquility and opportunity. Discover the charm, explore the possibilities, and imagine the lifestyle. It just needs a little TLC. You'll see. Don't forget to turn on your English subtitles because the next part of the tour is in Italian. Noi da bambini, quando venivamo qua in vacanza, qui si chiama Monte Allegro. Monte Allegro. È proprio in questo posto e c'è sempre stato il ristorante, la gelateria. Può diventare è l'unico punto, scusa Laura, commerciale dove puoi aprire un'attività commerciale. Buongiorno a tutti, vi presentiamo questa bellissima proprietà immersa totalmente nel verde, nelle prime colline di Varese. È una proprietà che è in parte commerciale, nel senso che si può sviluppare un'attività di B&B perché ha all'interno delle camere con bagno dedicate. In più ha questa zona nella parte bassa dedicata alla locanda di accoglienza che diciamo dà servizio a tutti i passanti per andare a fare le passeggiate su dei monti. Da questa parte invece abbiamo la parte principale dove si sviluppano dei grossi saloni di accoglienza, di ristorazione. Si sviluppano su 2 livelli, ok? Che praticamente raggiungibili con una scala interna. Questo primo livello, diciamo che ha anche un terrazzo e un terreno di pertinenza, che è questo qui di fronte a noi. Queste sono le finestrate del primo salone che vediamo, e poi sopra abbiamo un altro salone, un camino, ok, che sono quelli a servizio, diciamo, del gruppo dove ci sono le camere di accoglienza, eventualmente del B&B. Questa parte verde esterna era utilizzata come terrazza dove venivano posizionati i tavolini per la ristorazione o per i servizi bar. E, in sostanza, diciamo ad oggi, chiaramente con una riqualifica di tutta la parte immobiliare, può riprendere di nuovo la sua, come dire, effettiva non mi viene il termine più appropriato, funzionalità dal punto di vista commerciale. If you want to know the current price tag on this property, go ahead and write it in the comments first of all, then visit the link in the description to go see if you're right. Make sure to like and subscribe. Thanks. Il piano sopra è praticamente a 360 gradi illuminato da vetrate, ci sono delle balconate più le vetrate. Bello. È veramente un bel posto. Sì, è un bel posto completamente immerso nel verde, dove regna il silenzio e praticamente abbiamo una tranquillità a 360 gradi. Questa è una prima facciata, poi l'edificio gira, ok, vediamo l'altra parte che è quella dove a suo tempo avevano fatto la richiesta di una concessione edilizia per sviluppare della metratura in più e farlo diventare anche più grande. Quindi l'immobile ha una forma ad L, ok, e copre circa 1000 metri quadri di superficie. Wow. Sui 2 livelli. Nella parte sotto abbiamo tutta la parte adibita a servizi, a cucine e locali di servizio. E questa è la parte sul retro che era oggetto di trasformazione, di ampliamento, soprattutto su quella stecca lì. Sì, sì. Chiaramente tutta la proprietà è circondata dal verde. Questa zona qua fa parte della proprietà. Questa zona fa parte, esattamente, fa parte della locanda, fino a circa il confine sono quegli alberi lì, in sostanza. Ok. No, bene. Comunque la proprietà ha un sentiero anche che sbuca più avanti, ok? Quindi circonda tutto l'edificio.
Quanto lontano siamo dal paese qui vicino? Dal paese siamo 2,5 km massimo, Ok. dal comune di Induno Olona. Si sale dal comune di Induno Olona e andare a Varese sono 3 km, non di più. Varese, città abbiamo visto di circa 75.000. Varese ha 75.000 abitanti circa, su un territorio molto ampio, molto verde. Cosa c'è da vedere in questa zona? È caratterizzata praticamente da 7 laghi stupendi dove hanno quasi tutti camminamenti e circuiti di biciclette dedicate al turismo, con poi chiaramente anche altri elementi naturalistici, ad esempio le grotte di Valganna sono un elemento molto preso di mira, perché è una zona dentro una gola molto fresca dove la gente si va a refrigerare nei momenti di tanto caldo. Quindi questa è un po' la situazione. Possiamo entrare nella parte sotto dedicata alla locanda e per poi salire ai piani superiori e vedere il loro interno. Perfetto. Make sure to subscribe to the channel, and there's a link in the description below. If you want to get more information about this property, head on over to davo.co and you'll find this on that website. You can also view this property in 360-degree video. We're not sure if everyone will like it, so we've just chosen to make a link available in the description. If you like it, make sure to give it a thumbs up, and so we can know that we should post more content like that. Questo è il primo locale di accoglienza, qui c'era un bancone bar, ok, che poi ha anche un suo camino, dove senz'altro facevano anche delle grigliate al servizio, diciamo, dei clienti. Da questa parte abbiamo la scala che sale, un'altra uscita, diciamo, dei locali, e di qui abbiamo, qui è la fila, perfetto, e qui abbiamo una parte dedicata a delle zone di servizio. Abbiamo dei bagni, abbiamo locali, diciamo, Right now, Marcello is headed for the kitchen, but first, let's check out the cantina section of this level. Ecco qua, tutta la fila. È un doppio ingresso, cioè un ingresso di servizio, che è quello là, dove c'era collocata la caldaia. Ok? Si vede la caldaia? Sì. Ok, e lì c'è una porta che dà sul giardino. Di qua invece ci sono altri locali che vengono usufruiti come ripostigli, come magazzini, depositi. Per legge, cosa devono fare per far creare, che fa diventare una cosa utile queste zone qua giù? Deve essere tipo le finestre devono essere più grandi o... No, dal punto di vista, siccome è una struttura già esistente, costruita, eccetera, dal punto di vista commerciale bisogna riattivare semplicemente l'attività. Quindi bisogna dire di lì verrà aperto una nuova locanda o un BnB o un ristorante, eccetera. Poi chiaramente necessita di un adeguamento di alcune parti, però non è così, diciamo, grande l'impegno dal punto di vista di ristrutturazione, in quanto era già predisposto a locali commerciali. Quindi i bagni, i servizi igienici uomini e donne ci sono, bisogna ripristinare quello che sono, diciamo, magari in tutta l'impiantistica, perché è una struttura chiaramente ormai obsoleta, vecchia. Infatti, ma molto spazio. Qualcuno che riesce a immaginare Sì, devi può diventare, devi vederlo come necessità. uno spazio che ha
le dimensioni che si possono poi insomma ripristinare. Si può fare alloggi sotto terra, qua giù, fuori dalla cantina? Sotto terra ci deve essere, vedi anche qui ci sono i servizi igienici già uomini generali, che erano già anche per i disabili, ok? Quindi era già stato rimodernato. Sotto per adibirlo a camere ci deve essere il rapporto aerodinamico, che eventualmente si può comunque in una fase di ristrutturazione ricreare. Okay, we've nearly skipped the kitchen at this point. Let's rewind the tape and head on in and show you what we got. Qui alla cucina. Questo qui era uno spazio dedicato alla cucina. Qui abbiamo le scale che salgono. Qui c'era una parte di bar aperto all'esterno, che era aperto all'esterno da quella parte. Infatti si vede ancora l'insegna del bancone del bar, e quello era un locale, diciamo, adibito ad un messaggio di bevande e quant'altro. Spazioso. Molto spazioso. Adesso possiamo Rigo. Rigo. Possiamo salire anche da questa parte, oltre che dalle scale, dopo scendiamo di là. Questa è la scala di servizio interna. Abbandonata. È abbandonata per tanti anni, e quindi chiaramente occorre. Questa era la cucina, ok? Come si vede ci sono ancora tracce di strumenti, di banconi da cucina. È molto grande. Sì. Qui è un posto che può contenere fino a 400 persone. Facevano anche i matrimoni negli anni addietro. Perché i due saloni sono molto grandi. Qui c'era la cella a frigo, e questo è il primo salone. Questo è il primo salone. Grazie. Questo è il primo salone, tutto vetrato. Poi direi perdita. Sì, normale. Questo è il primo salone, che è quello che è sullo stesso piano del giardino. Ok, quindi. Sì, noi eravamo lì prima. Esattamente, eravamo lì, e qui siamo circondati dal bosco. Bello. Molto bello. Io sono convinto che a me piace Varese, questa zona qua. Bella, molto tranquilla, c'è molto verde, è una zona veramente presa di mira da tanta gente per la sua tranquillità, e poi anche perché è connessa molto bene alle grandi città, via per via treno, per via. Io dico, c'è l'aeroporto a 30 minuti da qua, 40 minuti massimo, aeroporto internazionale tra l'altro. Di qui abbiamo una zona dedicata alle camere, con dei gruppi igienici, uomini e donne. Adesso purtroppo lo stato chiaramente quello è stato chiuso da tanti anni. Questo qui è un altro bagno, questo è quello delle donne. Non sarebbe male aprire questo un pochino? Aprire? Nel senso che Sì, c'è questo, poi questo, sarebbe un sì, si può fare, si possono fare certamente. E queste sono le camere col bagno, tutte col bagno. Era
tipo singolo o anche matrimoniale? No, ma questa era anche matrimoniale, perché ci sta tranquillamente il letto matrimoniale, qui la larghezza. Senza il letto è difficile a vedere, a capire. Ma sì, sembra così. Wow, veramente accesso al sottotetto. Questa è un'altra. No, ma a questo punto ci sono tipo solo che 6 camere, quindi era più una zona da mangiare per feste, eventi. Sì, c'è anche, dipende poi, questa qui fosse la più grande, con due finestre. Diciamo sì, l'utilizzo può diventare per i forestieri che si vogliono soggiornare qui una notte o due per poi andare a fare le camminate a piedi o a cavalli, eccetera, si presta tranquillamente. Adesso il numero delle camere in totale dipende poi come viene usufruito da eventuali, diciamo, proprietà che domani lo prenderanno, perché immagino che anche loro dovranno viverci chiaramente. Ecco. Ce n'è una terza esterna che si accede da quella d'uscita, dopo andiamo a vederla. Questa qui è la scala, noi eravamo lì sotto, questa è la scala che sale. Questa è tutta falsa. Da qui si sale, da questo salone, quindi la cucina aveva questo passaggio interno alla scala, Okay. e si sale all'altro piano. Si sale Stick all'altro around until the piano. end because you're going to love the final room that we have to show you. Di qua si parte, si passa a un terrazzo esterno. C'è anche qui adesso il terrazzo è un po' invaso dal verde, dalla pianta, però qui c'era, si accede da qua. C'è l'accesso là? L'apertura qui se non l'hanno chiusa. Un'altra localino. Questo va caragno. Lì. Oh, Bello grande. una bestia. È un bel bestione. E qui c'era un'altra stanza, un'altra stanzetta. Metti tu quella dentro. Sì. E qui c'era un'altra stanzetta. Eccolo qua, la sua porta d'ingresso, che accede direttamente al terrazzo, quindi con un po' più di privacy, diciamo, del caso, anzi, così. I ragni e io non andiamo d'accordo. It's time to head over to the final room that we're going to show in this tour, the great dining area. Una bella pulizia e poi una ripristinazione ci sta. Questo terrazzo, questo altro locale, molto bello, luminoso. bellissimo. Ci verrei io a vivere sinceramente. Qua vedo questo spettacolo. Metti quelle finestre nuove che si imbuiano, come si dice? Sì, da fuori, si oscurano da fuori. Fuori, qui c'è il camino. Bah, è già pronto da vivere, ad abitare. Ma proprio pronto no, però con una serie di messaggio. No, serve un po' di cuore, un po' di TLC. Basta così. È bellissimo è fuori anche dalle terrazze di quelle balconate dove si può proprio percepire insomma la natura. La proprietà passa un po' giù. Sì, e tutto intorno c'è proprio delimitata da un sentiero che è tutto intorno all'edificio. E questo è il tutto, diciamo, di questa bellissima spazio immerso nel verde. Marcello explained basically what you could do, or what was done, what you could do in the future for a property like this here near Varese. It's huge, very private. I mean, you do have a few neighbors, but in the end, you could create a location, a destination where people could come, stay overnight, have events. Don't forget, we're here at Locanda Montalegro. Was once a bar and now
whatever you can dream.